Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere questo mese di aprile, quali sono i doni che ci porterà. Andiamo a vedere quali sono le energie nelle varie settimane, dividendolo in 4 settimane, e l'energia generale che andrà a lavorare su di te in questo mese. Allora, Acquario, andiamo a vedere. Energia generale, qual è l'energia generale che si riversa sulle settimane? A cosa si rifaranno le mie ragazze e i miei ragazzi come tema principale? Acquario, aprile. Allora, carta guida generale, poi ci mettiamo i tarocchi. Scusate, mi stanno cadendo tutti gli altri tarocchi a terra, aspettate un attimo. Ok, allora vediamo. Acquario, aprile, aprile. Allora, energia generale. Adesso andiamo a vedere 2 carte per ogni settimana, su cosa si concentrerà di più la tua energia. Allora andiamo a mettere prima settimana 1 e 2, seconda settimana, poi terza settimana e infine quarta settimana. Allora ci mettiamo anche, anzi ce lo mettiamo dopo, ok, oracoli. Allora andiamo a vedere prima di tutto qual è l'energia di questo mese, su cosa si concentrerà la tua energia in questo mese. Andiamo a vedere, prima carta, la serratura. Mi dice che c'è bisogno di un po' di autostima in questo mese con questa carta, Mi dice che qua c'è una serratura e la chiave ce l'hai tu. Questa carta mi parla di autostima, va bene? In tutti gli ambiti con cui ti troverai a avere a che fare in questo mese, in tutti gli ambiti della tua vita. Autostima, c'è in mano la chiave tu. Vediamo un po' a cosa si riferisce. Qua c'è un asso di denari meraviglioso in questo mese, ragazzi miei, L'asso di denari mi parla di concretizzazione di qualcosa che stavi aspettando e che la devi prendere al volo. Mi parla di lavoro, assolutamente. E con la serratura in abbinamento a questa carta mi sta dicendo che tu avrai qualcosa di più di quello che pensi di essere, va bene, in questo mese. Si concretizza un'opportunità, asso di denari. Che mi parli di lavoro soprattutto, si concretizza qualcosa a livello lavorativo per cui tu hai lavorato tanto ed è come se quasi non te l'aspettassi, va bene? E quindi autostima in questo. L'asso di denaro mi parla di concretizzazione a più livelli, va bene? Mi parla di una relazione, soprattutto in ambito lavorativo. Adesso lo andiamo a vedere, questa è l'energia su cui graviterà la tua situazione in questo mese. Andiamo a vedere prima settimana, asso di spade e la papessa. Allora qua ricevi comunicazioni. La prima settimana ci sono comunicazioni su qualcosa per cui hai studiato o comunicazioni per qualcosa che ti tolgono dai dubbi, ti dicono di seguire la tua intuizione quando ricevi queste comunicazioni, oppure avrai chiarezza in merito a qualcosa su cui stavi meditando. Va bene? Allora, in questo mese ti è richiesta la saggezza, di procedere secondo saggezza, di utilizzare il potere del verbo e procedere secondo saggezza in tutti gli ambiti della vita con cui avrai a che fare nella prima settimana. Asso di spade, papessa, mi parla di situazioni che vengono alla luce, che vengono chiarite anche, su più livelli. Comunque le andiamo a chiarire. Quindi la prima settimana si contraddistingue per circostanze che hanno a che fare con inizi, con nuovi inizi, comunicazioni che ti vedono. Allora, qua ricevi delle comunicazioni che ti vedono, che ti dicono, rispetto alle comunicazioni che ricevi, devi seguire, devi agire con saggezza, va bene?
E quindi la serratura che mi parla un po' della prudenza, un po' come anche la papessa, mi parla queste comunicazioni, tu devi agire con saggezza, poi andiamo a vedere che natura sono, possono essere di varia natura. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo sulla prima settimana, Acquario. La tribù, io qua vedo incontri. Con la tribù vedo incontri, arrivare al traguardo, non è per voi. Io qua vedo degli incontri con la tribù, con cui, allora, avrai degli incontri con delle persone, per degli inizi, o con una persona. Ti dicono procedi con saggezza. Potresti avere dei dubbi, procedi con saggezza. Mm? Tutto è relativo a questo. Tu vuoi concretizzazione nella tua vita rispetto ai vari ambiti, no? Per avere la concretizzazione con questi incontri, con queste comunicazioni, che siano di lavoro, d'amore, poi lo andiamo a chiarire, o ambedue i settori, ti chiedono di usare la saggezza. Va bene? Vediamo la seconda settimana. Un cambio. E la regia di denari. Io qua vedo un cambio favorevole per le tue finanze e per i tuoi denari. Io qua vedo che arriva un cambio favorevole e vedo una tranquillità economica assoluta. Vedo anche comunicazioni di lavoro che ti arrivano la prima settimana, dove tu ci rifletti. Comunicazioni per degli incontri, dove tu ci rifletti, segui con saggezza e arriva un cambio che ti porta a una stabilità economica. Molto chiaro, eh? Andiamo a vedere adesso cosa ti dice l'oracolo, poi andiamo a chiarire. Mettiamolo un po' più in qua. Allora, sulla seconda settimana, anime gemelle. La la! Questa è una carta che mi parla d'amore. Costruire palazzi, questa è una carta che mi parla di mettere le basi. Allora, ragazze mie e ragazzi, oltre a quello che vi ho detto, sapete che i tarocchi poi vanno e gli oracoli leggono più cose, no? Arriva un cambio che ti porta a stabilità. Ma anche qua arriva una persona, possibile il segno del Capricorno, Vergine, Toro, che vuole guadagnarsi la tua fiducia. Questa è un'anima gemella, cioè una persona con cui c'è molta affinità. Sì. Quindi sia in ambito di stabilità economica, le anime gemelle poi mi parla anche, oltre a quello che ti ho detto, di una persona che puoi conoscere in ambito lavorativo, che ti può supportare anche in ambito lavorativo, va bene? Quindi non solo amoroso, è una persona che ti è vicina, un compagno di lavoro che ti fa stare tranquilla. Ricordiamo che in questo mese il tema centrale per te è l'asso dei denari, concretizzazione della tua stabilità psicofisica, emozionale, denaro, lavoro, relazionale, e ci rifletti, ci vai con prudenza. Andiamo a vedere la terza settimana, poi andiamo a chiarire. Paggio di denari e il cavaliere di bastoni. Allora, terza settimana io vedo che è una situazione, qua vedo una situazione un po' più soave, no? Un po' più tranquilla. Terza settimana di aprile io vedo comunicazioni e cambi, comunicazioni e cambi. Il paggio dei denari mi parla di comunicazioni concrete e di concretizzazioni, appunto, non solo di comunicazioni di interesse anche da parte di qualcuno, ma di concretizzazione e di cambi. Qualcuno molto attratto da te, che ti chiede un incontro, questo sulla sfera relazionale, perché qua mi è uscito anime gemelle. In ambito lavorativo io ti vedo avere l'iniziativa per una nuova opportunità, qualcosa che ti motiva, arriva un cambio in ambito lavorativo che ti motiva a livello proprio passionale. Ok, poi vediamo cosa ci aggiungono i mini tarocchi. Adesso andiamo a vedere sulla terza settimana l'oracolo cosa dice, Acquario. Non è per voi. Questa carta non è per voi, mi dice,
Allora, o che potete scartare tutto ciò che non ha a che fare con quello che vi stimola, va bene? Vi arriva una cosa che vi stimola, prendete quelle altre cose, le lasciate indietro, cioè non le accettate, sia a livello lavorativo oppure a livello di incontri, prendete quello che vi stimola, va bene? Oppure qua, vediamo un po' cosa viene dopo non è per voi. Un bivio, qua dovete fare una scelta rispetto a una proposta che vi arriva. Che sia di lavoro, che sia d'amore, dovete fare una scelta. E voi volete concretezza, va bene? Se è una persona questa, io penso che voi la mettete alla prova per vedere se è una persona di cui ci si può fidare. Poi lo andiamo a chiarire. Vediamo l'ultima settimana, l'appeso e il 7 di bastoni. Qua ci possono essere delle situazioni in pausa per delle circostanze che sono delle situazioni in pausa ci possono essere. Quindi mi dice che la quarta settimana si possono mettere delle circostanze in pausa. Adesso andiamo a chiarire che circostanze sono. Cosa viene dopo il 7 di bastoni? Comunicazioni. Qua ci possono essere delle situazioni in pausa che generano tensione e comunicazioni volte a una risoluzione. Poi andiamo a vedere di che natura sono. Vediamo l'oracolo cosa ci dice all'ultima settimana. Allora, pronti. Allora, nell'ultima settimana io vedo delle situazioni che sono ferme, che o per parte tua vengono sbloccate o per una discussione, anche una lite può essere, o una discussione con qualcuno che porta a sbloccare una situazione, tant'è che si è pronti per avere un altro ciclo di una situazione che era bloccata, ok? Adesso andiamoci a chiarire le carte. Aspettate che mi sono cadute tutte prima. Allora, di cosa mi parla? Io diciamo in questa settimana metterai alla prova le circostanze, perché la carta cardine, l'asso dei denari con la serratura, metterai alla prova le circostanze, avrai autostima e metterai alla prova le circostanze, che siano di lavoro o d'amore, le metterai alla prova, perché tu vuoi concretizzazione di stabilità, opportunità concrete vuoi, e metterai alla prova tutto ciò che tu con la tua saggezza reputi potrebbero non essere alla tua altezza, le metti alla prova. E qua avrai delle sorprese. Vediamo, prima settimana asso di denari e la papessa. Asso di denari e la papessa con la tribù, asso di denari e la papessa. 4 di coppe, vediamo ancora. Asso di denari e la papessa, la forza, un'altra. E il re di bastoni. Allora io qua vedo che tu ricevi comunicazione da parte di una persona. Questa persona vuole un incontro con te. Io vedo che sei un po' demotivata a livello emozionale. Può essere una persona con la quale c'è stato un rifiuto, o tuo da parte tua o da parte di questa persona nei tuoi confronti. Ricevi una chiamata da parte di questa persona, perché questa persona vuole un incontro per ristabilire una connessione o qualcosa per recuperare. Forte il segno del leone, Ariete, Sagittario e Pesci. Ok. Sì. Vedo questa come situazione. Può essere anche una persona nuova che ti trova un po' demotivata a livello emozionale perché è molto concentrata su di te e ti chiede un incontro. E io vedo che questa persona non si arrende. Vediamo un po' con la ruota, la regina di denari e l'anima gemella. Ruota, regina di denari, anima gemella. Seconda settimana. Asso di spade. Qua ci sono comunicazioni, comunicazioni e comunicazioni. Vediamo, comunicazioni ancora. Il matto. 2000 no, un'altra. Il re di spade. Io vedo che tu ti lasci andare con una persona qui in questa settimana, nella seconda settimana. Comunicazioni di una persona che vuole fare punto e a capo con te
è un'anima gemella, io vedo che tu te la puoi prendere con calma questa situazione. Sì, ma è una persona che vuole ottenere la tua fiducia o recuperare la tua fiducia. E oltre a quello sul lavoro che ti ho detto, mi stanno aggiungendo queste altre cose. E poi io vedo che tu raggiungi gli ottimi risultati economici qua. Vediamo la terza settimana. Paggio di denari, cavaliere di bastoni non è per voi. Vediamo un po'. Terza settimana, paggio di denari, cavaliere di bastoni non è per voi. Terza settimana, Acquario, regina di spade, carro e 8 di bastoni. Allora, qua c'è una situazione che viene risolta. Io ti vedo regina di spade che sei tu. È pieno successo. Allora, qua tu consegui un successo lottato in ambito sia lavorativo e qua vedo anche, soprattutto in ambito lavorativo, ottieni un successo che è stato sudato, va bene? Terza settimana. Anche proposte di un trasferimento, vedo che l'energia viaggia e non è per voi, è tutto ciò che ha a che fare con una situazione che hai vissuto dove magari c'era una situazione di un po' di stallo, va bene? Qua mi stanno parlando con se una situazione qua lavorativa stava in stand-by, va bene? Nella seconda settimana, io vedo che parte nella terza. Ok. Per quanto riguarda invece, fammene mettere un'altra, voglio essere ancora più precisa sul non è per voi, non è per voi. 10 di coppe. Qua, allora, io credo che sì, paggio di bastoni, 5 di bastoni. Io credo che qua ti parla una persona con la quale che vuole recuperare qualcosa insieme a te. Può essere di qualsiasi natura, anche amicizia, eh. Però alcune di voi la mettono alla prova questa persona. La mettono alla prova perché arriva all'improvviso questa cosa, la mettono alla prova, forse siete rimaste un po' deluse da questa situazione, tu vuoi da questa persona, vuoi concretezza e stabilità, la mettete alla prova, ricevi comunicazione da parte di questa persona, sì. Vediamo adesso, l'ultima settimana di cosa mi parla questa situazione qui. Questa situazione qui dell'appeso, il 7 di bastoni e il cavaliere di spade. E questo pronti per l'acquario. 8 di coppe, viene un cambio emozionale qua, asso di bastoni, 10 di spade. Qua c'è un cambio emozionale con qualcuno, o qualcuno ha lasciato un'altra situazione per venire da te. Sì, qua nella quarta settimana io vedo un cambio emozionale, un'opportunità, per cui però si deve lavorare un po' su. Perché il 10 di spade? Il paggio di bastoni. Allora, qua c'è una persona che ti parla, ti chiama, vuole un cambio emozionale con te, forse tu ti costa aprirti al nuovo perché ti fa fatica aprirti al nuovo, però io vedo che la situazione che era bloccata a livello emozionale e in amore si sblocca nella quarta settimana di aprile. Qua tu metti alla prova varie persone in questo mese, perché tu vuoi concretezza, prendi la tua autostima e lotti per quello in cui credi. In ambito lavorativo vedo che va tutto bene, però te lo sei sudato. In ambito amoroso io vedo che ti fa fatica aprirti al nuovo o al nuovo con una stessa persona. Tu alcune persone, una persona la mandi a benedire in questo mese, non so chi è. E poi può rientrare la stessa oppure può essere una persona nuova che ti fa fatica aprirti al nuovo, però poi alla fine ti apri. Metti alla prova più persone in questo mese, va bene? Perché vuoi concretezza e stabilità. E vedo che poi sei pronta ad andare verso il nuovo. Fammene mettere un'altra sulla carta pronti. La morte, sì, arriva un cambio per te in ambito emozionale, relazionale, tanti ambiti. Vediamo un po'. Allora, qua abbiamo i segni forti del Capricorno, Vergine, Toro, Ariete, Acquario come te, Scorpione, Cancro. Sì, come segni predominanti. Vediamo un po' adesso cosa ti dirà la persona interessata. Vediamo. Con i miei oracoli lui lei, per le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono sempre tutti sotto all'info box in descrizione.
Vediamo cosa ti dirà. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Qua arriva una persona pentita, per alcune di voi. Oppure voi siete sulla difensiva rispetto all'amore e a fine mese arriva un cambio totale e siete pronti ad aprirvi al nuovo perché avete integrato le lezioni karmiche inerenti a un bagaglio emozionale pesante. Mm. È possibile che qua tu stai aspettando una persona che era con un'altra persona, la situazione si è chiusa e arrivano nuove comunicazioni da parte di questa persona. Vedi tu dove ti risuona, vediamo. Un'altra carta, cosa ti dirà questa persona? Sei la mia vita. Sei la mia vita. Ullala. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Caspita, qua mi stanno parlando, adesso ti leggo la carta di una persona, è possibile che vi siate separati, con la situazione era bloccata, che ha fatto un lungo lavoro introspettivo e dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora, questa è una persona che si è separata da te, per alcuni di voi. Ha fatto altro ed è stato male perché quello che ha provato per te non l'ha più provato nella sua vita. Quindi quello che faceva prima, dopo che si separava con una persona, non poteva farlo più perché non lo colmava. Ha sentito un vuoto incredibile che non poteva più controllare per alcuni di voi. Per altre ragazze mie che siete single, io qua vedo che tu metterai alla prova una persona in questo mese che arriva nella tua vita, va bene? Arriva quello il succo di tutto questo, che metterai alla prova una persona. Questa è la tua anima gemella, te la prendi con calma. Metterai alla prova questa persona perché hai sofferto in amore, comunque non vuoi ripetere cicli dolorosi. E questa perché adesso la tua vita l'hai presa in mano e io vedo che sarai pronta ad aprirti finalmente all'amore. Sì, già entra nella seconda settimana questa persona, è nel tuo campo energetico, la metterai alla prova. Complimenti ragazzi miei, grande stesa di grande guerriere. Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo per l'acquario, ancora. Sogno invernale, vedi periodo di gestazione. Io vedo la seconda settimana c'è una gestazione di quello che arriva, un rifletterci su. L'abbraccio del matto, trasformazione del dolore, arriva un cambiamento. L'amato, wow, accettazione totale. Allora ragazze mie, qua entra una persona o c'è già, vedete voi, che vi permette di trasformare il dolore. Voi a fine mese vi aprite completamente. A questo qua c'è l'amato, c'è il fuoco che brucia. All'inizio vi vedo un po' nella vostra zona comfort, no? State lavorando su voi stesse, al di là se entra questa persona o meno. C'è anime gemelle con l'amato. Io vedo che alla fine del mese siete aperte completamente al nuovo, sbocciate a nuova vita. Perché metterete alla prova tutti per questa concretezza qui, per essere sicure che la situazione è giusta, quella che vi guiderà la vostra saggezza, ok? Wow, mettiamone un'altra. Acquario. Questa carta sta uscendo gran parte dei segni. Biblioteca, toma il controllo del tuo proprio relato. Cioè, prendi il controllo, qua riprendi il controllo della tua vita in questo mese. Va bene? Fammi mettere un'altra. Mese di grande maestria per tutti, un'altra per te? Sì. Giardino, da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Qua si parte a nuovo inizio, ragazze mie, da quello che nascerà in questo mese ci sarà qualcosa di meraviglioso. Già lo vedrai a fine aprile. Sì, una nuova vita proprio. Quindi, ragazze mie, ragazzi, io vi faccio i miei più veri complimenti. Concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!